Entriamo in una vista dall'alto e accertiamoci che la telecamera sia impostata su proiezione parallela. Disegniamo un rettangolo di 1,70 m per 0,90 per 1,70 m per 0,90. Cancelliamo la faccia interna e creiamo uno smusso di 10 cm con il plugin 1001 bit, la versione gratuita. Quindi clicchiamo sui due spigoli e mettiamo un raccordo di 0,10. Facciamo lo stesso per gli altri spigoli. Selezioniamo il tutto e con offset facciamo un offset verso l'esterno di 0,1. Selezioniamo questa faccia e andiamo a cancellare. Con il comando scala scaliamo leggermente questo elemento. Ora ci mettiamo in una vista laterale e con Uniform B-Spline del Bezier del plugin Frido Curve impostiamo una risoluzione pari a 100 e creiamo una curva di questo tipo. Non è importante essere molto precisi. Selezioniamo la curva e con il plugin Extrude Line creiamo un'estrusione in questa direzione. Clicchiamo sulla faccia, tasto destro, inverti facce e giriamo la faccia positiva verso l'avanti. Selezioniamo le curve che avevamo fatto in precedenza. Importante che queste curve devono essere più strette della superficie che abbiamo creato sotto. Racchiudiamo queste due curve in gruppo, poi con il plugin Sabiera nativo di SketchUp andiamo a proiettare questi elementi su queste curve, ottenendo questo risultato. Prendiamo le curve e le possiamo anche cancellare. Cancelliamo anche qui la parte esterna. Ora selezioniamo questo elemento e ne facciamo una copia verso l'alto. Selezioniamo questo e lo cancelliamo. Con il plugin sempre di Frido Join Push Pull clicchiamo su questo elemento e facciamo un'estrusione di 0,05. Con un triplo clic creiamo un gruppo di questo elemento, con un triplo clic creiamo un altro gruppo di questo elemento, mettendoci in una vista laterale in modalità semi-trasparente
Prendiamo questo elemento e lo caliamo in questa posizione. Lo selezioniamo e sempre con il plugin Join Push Pull facciamo una allora vediamo un attimo, quindi creo un gruppo con questo, mi metto lateralmente, prendo questo e lo calo più o meno al centro con Join Push Pull facciamo una piccola estrusione anche di questa parte qui che andiamo a racchiudere all'interno di un gruppo. Mi pongo lateralmente e sempre con le curve di Bézier vado a creare diciamo una curva di questo tipo. Sempre con il plugin Extrude Line estrudo la linea di questa quantità e sempre con Join Push Pull vado a creare un'estrusione di questo elemento. Con un triplo clic ne creo un gruppo, lo seleziono e con inverti clicco sull'asse verde, lo sposto al centro, tengo premuto CTRL per fargli fare una copia dell'elemento ed esco fuori. A questo punto mi metto nuovamente in una vista laterale disegno un cerchio e in una vista dall'alto lo posiziono in questo punto e con il comando scala, tenendo premuto Shift, faccio una scalatura uniforme e un'estrusione diciamo in questo modo. A questo punto con il plugin Bevel selezioniamo tutto questo bordo e facciamo un raccordo e qui dentro inseriamo 0.05 con
con 6 segmenti e confermiamo. Andiamo dall'altra parte, facciamo la stessa cosa, quindi 0.05, sempre 6 segmenti e confermiamo, ottenendo così la nostra chase long. Volendo potremo anche andare a smussare questi bordi dando un raccordo di 0.01 e sempre 6 segmenti. Confermiamo, otteniamo questo risultato.